Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Come avrete visto dal titolo, il video di oggi è dedicato al card making, ovvero all'arte di creare dei biglietti di auguri fatti a mano, che, come forse avrete notato, è una delle mie grandi passioni. Infatti, tutte le settimane, il venerdì, trovate sul mio blog un post dedicato proprio ai biglietti di auguri fatti a mano. Se non seguite il mio blog, vi invito a farlo, trovate il link nella info box proprio qui sotto il video. Di tanto in tanto però mi piace anche qui su YouTube condividere con voi un tutorial nel quale cerco di utilizzare delle tecniche semplificate e che non richiedono troppi materiali specifici, ma che permettono comunque di ottenere dei biglietti di auguri un po' diversi dal solito. Vi dico subito che il progetto di oggi è direttamente ispirato a un tutorial di Jennifer Maguire, che è una crafter americana che mi piace tantissimo, e qualche tempo fa lei ha proprio realizzato un biglietto di auguri con un gattino in feltro. Così ho deciso di prendere spunto dal suo tutorial e di modificare un po' la card. In realtà ne ho realizzate ben due varianti sul tema, una come vedete con il gattino in feltro proprio come quella di Jennifer Maguire, l'altra un po' più semplice, tutte in cartoncino. Per entrambi i biglietti troverete sul blog dei cartamodelli che ho disegnato per voi e che potete scaricare gratuitamente e che renderanno questo progetto molto ma molto più semplice. Se l'idea vi piace, come ogni volta io vi invito a continuare a guardare questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Per realizzare la versione in feltro ci serviranno la prima pagina del cartamodello stampata su cartoncino e la terza pagina stampata su carta comune, della pasta a rilievo ed una penna gel 3D nere, del feltro rosa e grigio, delle forbici, della carta biadesiva oppure della colla, un pennarello a punta fine nel colore che volete, un pennarello rosso e un pennarello nero, della colla. Serviranno inoltre una pieghetta oppure il dorso di un coltello, degli adesivi dimensionali oppure del nastro gommato e delle decorazioni in smalto, ma sono opzionali. Come sempre, dopo aver stampato il cartamodello, procediamo a ritagliare i vari dettagli che lo compongono. Perfetto, adesso pieghiamo la base per il biglietto a metà aiutandoci con una pieghetta, proprio come vedete. Bene, è il momento di utilizzare il feltro. Iniziamo tracciando i contorni delle forme delle striature sul feltro grigio chiaro usando il pennarello a punta sottile in questo modo. Dopodiché applichiamo al di sopra la carta biadesiva. Io ho scelto questo prodotto semplicemente perché aderisce meglio sul feltro, ma potete anche utilizzare della colla se preferite. Ok, mettiamo da parte il feltro grigio e passiamo al feltro rosa, sul quale andiamo a tracciare i contorni della forma del naso e dell'interno delle orecchie. E anche in questo caso applichiamo la carta adesiva al di sopra. Per finire tracciamo i contorni della testa del gatto sul feltro grigio scuro. E ancora una volta applichiamo al di sopra la carta biadesiva. Ottimo! Adesso rimuoviamo la pellicola protettiva, ritagliamo la forma della testa del gatto e incolliamola sul biglietto in questo modo. Ripetiamo poi la stessa operazione anche per tutti gli altri dettagli in feltro.
ora che la base per il nostro gattino in feltro è pronta, possiamo aggiungere altri dettagli. Iniziamo tracciando con il pennarello dalla punta sottile la forma del musetto e degli occhi. Poi, utilizzando il pennarello nero, aggiungiamo dei dettagli sulle striature in questo modo. Con il pennarello rosso creiamo invece delle sfumature sul naso e sulle orecchie. Proseguiamo con l'assemblaggio del biglietto applicando degli adesivi dimensionali oppure del nastro gommato sul retro della vignetta con la scritta. Ed aggiungiamola sul biglietto proprio come vedete. A questo punto aggiungiamo degli adesivi smaltati per decorare ulteriormente. Se volete potete anche utilizzare delle penne 3D colorate oppure disegnare dei pois a pennarello o semplicemente saltare questo passaggio. Adesso utilizziamo la pasta a rilievo nera per tracciare la forma del musetto. Usiamo invece la penna gel 3D per disegnare gli occhi. E poi di nuovo la pasta a rilievo per i baffetti. Come ultimo dettaglio ho deciso di disegnare una linea tratteggiata a penna gel nera sui bordi e di accentuare i contorni proprio come vedete. E voilà, la prima card è pronta. Passiamo ora alla versione in cartoncino che come vedrete è molto più veloce e semplice da realizzare. In questo caso ci serviranno la seconda pagina del cartamodello stampata su cartoncino bianco, delle forbici, degli adesivi dimensionali oppure del nastro gommato, una penna gel bianca, una penna gel nera, una matita, una pieghetta oppure il dorso di un coltello, un righello, della colla e delle decorazioni in smalto, ma anche stavolta sono opzionali. Proprio come in precedenza iniziamo ritagliando tutte le varie parti che compongono il cartamodello. Bene, possiamo cominciare ad assemblare il nostro gatto incollando i vari dettagli che abbiamo ritagliato, proprio come vedete. Ora con una matita tracciamo la forma dei baffetti, del musetto e degli occhi. Dopodiché utilizziamo degli adesivi smaltati neri per gli occhi e ricalchiamo con una penna gel nera il musetto. Se non avete a disposizione gli adesivi smaltati, potete ricalcare anche gli occhi con una penna gel nera. Per i baffetti usiamo invece una penna gel bianca. A questo punto io ho deciso di aggiungere un puntino a penna gel bianca anche sugli occhi per renderli più dettagliati, ma è un passaggio opzionale. Ok, è il momento di aggiungere delle sfumature sul naso e sulle orecchie utilizzando un pastello rosso. Poi aggiungiamo dei dettagli a pastello nero sulle striature. Io ho deciso di colorare anche le guanciotte del gatto con il pastello rosso, ma è un passaggio che potete saltare. Ok, il nostro gatto è pronto, possiamo assemblare il biglietto. Iniziamo piegando a metà la base per la card, aiutandoci con un righello e una pieghetta, proprio come vedete. Proseguiamo applicando la colla sul retro del gatto
e incolliamolo sulla parte bassa proprio come abbiamo fatto con la versione in feltro. Adesso utilizziamo degli adesivi dimensionali per aggiungere anche la vignetta. Evidenziamo i contorni con una penna gel nera . Aggiungiamo gli adesivi smaltati e per finire disegniamo una linea tratteggiata a penna gel nera sui contorni. Ed ecco qui entrambe le cards finite! Ed ecco qui i biglietti finiti e pronti per essere consegnati. Come sempre io spero che quest'idea vi sia piaciuta, se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo ancora una volta che sul blog troverete altre immagini delle cards finite insieme alla lista di tutti i materiali necessari, compresi i 2 cartamodelli che potrete scaricare gratuitamente. Il link al mio post dedicato è come sempre nella info box qui sotto il video oppure cliccando sulla i che comparirà sopra la mia testa. Per oggi non c'è altro, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!